You off? I'm off. See you in a few weeks. Thank No, you. 2 weeks? 2 weeks. Next Saturday, yeah. Okay. If you have problems, you got our number here, yeah? Just in case something happens, you're always welcome to call us here, alright? You get stuck. All right. If you don't get stuck, I don't care. You get stuck. All right. Thank you very much for this. See you in a couple of weeks. Yeah. See ya. Cioè, sentite questo profumo di libertà? Nemmeno io, cioè sono partito un'ora fa, quindi ancora no. Però... Dopo soli 20 km di pedalata sono arrivato alla prima salita e sto già spingendo la bici. Senti che silenzio. Che bella la sensazione di tornare a pedalare dopo aver fatto 2 ore di spinta della bici in salita. Come non si fa a innamorarsi una strada così? Come? Cioè, vedi? C'ho pure il reparto snack. Thank you, have a good one. Bye. In questo momento, dal buco di culo dell'Australia, posso dire che sono felice. In questo momento, non so se domani, in questo momento sto una bomba. Mi è caduto il bullone, quello che teneva il portapacchi dietro. Dovrebbe stare così. Ok, non riesco a rimetterlo, quindi provo ad andare avanti così. Ho perso il bullone, quindi ho il portapacchi che sul lato destro è allentato. La prossima stazione di servizio è a 65 km da qui e io oggi ho già fatto 50 km finora, quindi so che non riesco ad arrivare là. È bello che non so nemmeno se ce l'avranno un cazzo di bullone o qualcosa, però vabbè dai, l'importante è arrivare lì intanto, fermarmi, bermi una coca ghiacciata. Prima lezione imparata: controllare sempre i bulloni prima della partenza. Meglio averlo imparato adesso, dai. Won't you take my hand and take a leap of faith and do what's right? Sì. So che non si vede, ma là è dove ho pedalato finora. In mezzo, poi dietro là, non so da qualche parte là dietro. Se c'era una cosa impossibile in questo viaggio, quella era sbagliare strada. E io cosa ho fatto? La pasta col pomodoro. It's not the time to be quiet. It's the time to be loud. And the time to say what... Reso conto della giornata di ieri, volevo fare 75 km, ma alla fine ne ho fatti solo 60 perché ho avuto il problema alla bici del portapacchi, mi sono fermato più e più volte e in più avevo la sensazione che frenava di continuo, anche se non trovavo niente che frenasse. Quindi oggi provo a partire così e vedo o erano le mie gambe che erano stanche ieri o sono nella merda. Kit Kat in scivola. Sono le 10:30, il portapacchi dietro da quando si è tolto il bullone lo vedo proprio che va storto e ancora ci sono solo io, la mia bici e questa strada è meravigliosa. Sono arrivato nel posto in cui campeggerò stanotte e dopo 20 secondi che sono arrivato sentivo qualcosa muoversi lì giù, era un serpente. Quindi magari dai, non campeggio proprio qua, magari mi sposto. Oggi si dorme qui.
stanco, sì, però docciato e che vista. Quanto tempo ci ho messo ad avere il calo emotivo? 3 giorni. Ho notato quanto ogni volta che esco da una città ho un cazzo di bisogno di città. Amo la natura, stupendo e tutto, ma non so se vorrei vivere immerso nella natura. Ho bisogno di quella sicurezza che ti dà il flusso di persone. Lo so che adesso è tutto un pensiero perché sto uscendo completamente dalla mia zona di comfort, cioè la mia mente mi sta provando a tirare indietro nella fase quella sicura. Un dato di fatto è che ogni cazzo di volta alzo l'asticella. Cioè, il primo viaggio da solo che ho fatto è stato il Ghana. Non conoscevo un cazzo di quello che c'era nella mia mente e sono andato a fare volontariato in Ghana. Dopo il Ghana volevo farmi l'anno in Australia. Dopo è andata male perché sto con il Covid, eccetera. Poi non vedevo l'ora di tornare in Australia e sono tornato, ero contentissimo, anche se ho avuto comunque dei bassi molto molto intensi, perché il fatto di stare via un anno, cazzo, non è poco. Cioè, la vacanza non ha niente a che fare con un viaggio, perché col viaggio tu sei dentro, non sei in un resort in cui tutti parlano la tua lingua. Quando viaggi sei tu che parli la lingua del posto. Non intendo la lingua come può essere l'inglese in questo momento. È la lingua proprio la cultura o il modo di vivere o qualsiasi cosa. Devi adattarti. E poi non contento, nonostante sei arrivato in Australia, abbia vissuto bassi molto intensi, più volte volevo solo tornare a casa perché dicevo basta, ho fatto il passo più lungo della gamba. Nonostante questo, appena mi sono tranquillizzato un attimo, che cosa ho fatto? Mi sono organizzato un viaggio di 4.000 km in bici lungo tutta la costa, di 5 mesi. Non sento che questa esperienza è sbagliata, sento che io voglio fare l'avventura, voglio partire per questo viaggio, ma le mie emozioni non mi seguono. C'è la mia testa che continua a dirmi no Mattia, torna in ostello, vivitela qua tranquillo. 3 giorni senza città, 2 giorni senza social. Sono già provato. Ok, ci siamo. Oggi sarà la giornata più semplice del viaggio perché sono solo 40 km. Si parte. Foresta. Ok, ho fatto un grande cambio di piani. L'idea era quella di fermarmi a Lakeland, dove mi sono fermato, e l'idea era quella di fermarmi lì per ore, poi fare 25 km soltanto per campeggiare, e invece ho visto che un altro bullone era un po' lento. Ho intenzione di farmi adesso 50 km, campeggiare e poi domani mattina farne solo 30 e arrivare lì. Addirittura avevo anche pensato di farmi 80 km tirati e arrivare a Cooktown stasera, così domani mattina mi sveglio, sono già lì e vado, compro. Però le mie gambe, cioè già adesso fanno un male cane, e già fare 50 km sarà dura, in più sono le 11:30 adesso. Mi sono appena fermato a fare una pausa, ovviamente nel nulla. Oggi ho fatto 56 km, di cui 40 in 2 ore. Mi mancano 10 km al campeggio e 40 invece a Cooktown. Essendo che sono le 1:30, mi sa proprio che mi fermo al campeggio. No, scherzo. Mi sa che ce la faccio ad arrivare a Cooktown. In questo modo anticiperei di un giorno e sarei molto fiero di me, perché quello vorrebbe dire che oggi ho fatto 96 km. Buona l'acqua, Sai di cosa avremmo bisogno in questo momento? Di una Coca-Cola ghiacciata. Sì, ho una dipendenza da Coca-Cola, mi sa. Dai che ce la facciamo, altri 40 km. Ok, è da mezz'ora, sto guidando contro cazzo di vento e non riesco ad andare sopra i 12 km orari, ma
spingendo forte. Quello è il posto in cui avrei dovuto campeggiare stanotte. Sono le 3, finora fatti 71 km, me ne mancano 25. Ultima pausa prima di arrivare a Cooktown. Sono distrutto, sono a pezzi. I'm Serbian originally, live in Italy, and now I'm in Australia. How long? I've been here for 5.5 months and I will stay 6.5 more. Mancano 16 km, sono stanco morto. Che poi non c'è una reale motivazione perché io dovessi arrivare stasera. In ogni caso andavo domani nel negozio per comprare il bullone. Però sono a testa di cazzo. E momenti come questi sono contento di essere a testa di cazzo. Se no non sarei qui. Voglio una vita da rockstar. 10, 9, 7, 6, minchia svengo. 5, 4, 3, 2, 1. Voglio una vita da rockstar. 100 donne alla porta, 100 donne alla volta. A te che cosa importa? Fammi la morale, dai su col morale. Sotto sei anche peggio di me. Sto pedalando il mio ultimo giorno prima di arrivare a Port Douglas, mi mancano 45 km. Faccio un breve riassunto delle ultime giornate, cioè del ritorno, perché non ho documentato molto, essendo che la strada è la stessa, quindi non è che avevo molto in più da mostrare e non è successo niente di particolare. Oh, thank you, I'm good. Thank you. Quando sono arrivato a Cooktown sono stato ospite tramite couchsurfing da una signora con suo figlio e lì c'era ospite anche un'altra ragazza australiana che è la viaggiatrice più pazza che abbia mai conosciuto finora. In quei giorni a Cooktown la signora che ci ospitava ci ha portato un sacco in giro, abbiamo visto delle cascate, dei fiumi stupendi e in più in questi giorni di viaggio, nonostante fossero pochi, ho notato un sacco di piccole cose che mi fanno stare bene o che mi mancano quando sono in giro. È stato proprio bello, sono proprio contento di essere partito per questo viaggio, nonostante mi sia allungato la strada di quasi 600 km. Era proprio bello, cazzo, sono proprio contento di tutto quello che è successo finora. Sempre che ho i sogni più grandi di me. E allora ciao, è stato bello anche Casa. anche se è rimasto 2 minuti ancora e sono in ostello. di noi invece. Su di noi c'è poco da dire. Allora ciao. I smell bad, I heard to tell you that. Me too. Hello. How are you? Great, tired. I was talking about you a few minutes ago. Really? Bad? Io spero che tutto questo renda l'idea tramite video, perché a parole come cazzo faccio a spiegarlo? Guarda, una strada, tutto foresta intorno, tutto foresta di là, foresta indietro, foresta davanti, foresta a Voglio una sinistra. vita da rockstar.